Lascerò questo video, ragazzi, sotto ogni video YouTube come intro di ogni singolo video. Vi lascio, ragazzi, qua sopra nei commenti il link al mio canale Twitch, perché tra un paio di mesi we are coming back, baby. Non ci sono più video, tuttavia prima c'era... Eccolo. Bundle of 40 different champions came along with it. I primi champion. 14 years down the line, many of those champions were drastically changed. Bella! Bella! Gameplay, Bella! or both. Guarda le gambe di Annie! I think we owe a revisit to what started. Il vero LOL. Hello everyone, I'm Snowball, and today I'm going to be comparing the OG 40 of the people whose Poison Trail apply grievously. Vai a vedere i campioni. Mamma mia, il vero LOL, ragazzi. Ragazzi, mi trovate un video nostalgico bello? Mi fate vedere un video nostalgico bello di LOL? Warwick Prime. Quando avevano voglia di lavorare, guarda che bellezza. Guardate che bellezza. Ma è vero che era istantanea la Eddie Veigar! Bello! Sì, la Eddie Soraka che dava mana. Mamma mia che figata. Vi ricordate la Q di Soraka che cadeva su tutti? La Q era incredibile. La Q a Twitch of League of Legends. Dopo vado a vedere i video vecchi di LoL, ragazzi. Non so, voglio vedere sto nuovo video qua. Sembra... Or being the most skilled. Oh, look at the cleanse, look at the moves! Faker! Or the one that's the most accomplished. The greatest of all time will always be a debate in every sport. Allora, se mi metti... Allora, con tutto il rispetto, ragazzi, io sono una persona... voglio essere chiaro, ragazzi. Se mi metti greatest of all time, accetto quest'uomo, perché è così. Of all time will always be. Con tutto il rispetto per Kobe, assolutamente no. Con tutto il rispetto per CR7, vedi di sparire dalla mia vista. Because no one person's criteria will ever be the same as another. That is the case for every sport, except for League of Legends. Because the League of Legends does have a GOAT. Figa Messi LOL. Ma che cazzo di... Ragazzi, CR7 è migliore di Messi? And there is no question. Ma state zitti. Ma state zitti. Pagliacci, ma state zitti. No criteria, no debate. Faker. And there will never be By far. Ronaldo, ragazzi, ripeto, è arrivato lì col duro lavoro. Nulla gli toglierà mai questo, ragazzi. Ma un giocatore lo vedi dal talento. E il talento di Messi e certe giocate di Messi, con la costanza con cui li ha fatti, da Ronaldo non li hai mai visti. Ronaldo è il prototipo del giocatore perfetto, ma Messi è Messi. Lee Faker Sung-hyuk. Before he became the greatest of all time, he was a solo queue talent dominating the Korean server. Sono le partite di Faker. Forse è impossibile trovare, ragazzi, qualcosa di HD così indietro negli anni, capito? Premier esports organization in Korea. SK Telecom. Messi Prime 91 gol in un anno solare, sono d'accordo. Di Ronaldo ne esiste uno e lo chiamano fenomeno. No. Ronaldo fenomeno, incredibile. Cristiano Ronaldo, non esistono che ci sono degli hater di Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo è incredibile. Cristiano Ronaldo è straordinario. Così come Ronaldo il fenomeno era infermabile. Per me, se parliamo di puro attaccante, parliamo anche lì di... Siamo in peak. Siamo in peak nella storia, ma il punto, ragazzi, non è il fattore Messi più forte di Ronaldo, quindi Ronaldo è scarso. Cristiano Ronaldo parliamo comunque probabilmente del secondo, Parliamo comunque di gente top 3. Messi è irraggiungibile. Io l'ho messo Maradona. Messi, ma basta con sto Maradona, ragazzi. Basta con sto Maradona. Basta con sto Maradona. Giocava a calcio quando ci provavano un quindicesimo delle persone che ci provano adesso. Dai, per favore. Pietà, pietà, signori. The QSS against the Denmark. He actually won that duel. I can't believe that Telecom just charges into the KT Bullets base. After multiple impressive performances domestically, Rio era triggeratissimo. In a LCK MVP award, Faker headed to his first League of Legends World. Faker, ragazzi, io non credo ci sia mai stato qualcuno così dominante per così tanto tempo. Faker, cosa gli devi dire come player? Cosa gli devi dire come player? Ma ora vi chiedo una cosa, ragazzi. Posso chiedervi una cosa? Faker è Cristiano Ronaldo o è Messi?
none more so than Faker himself. En route to their first World Championship trophy as an organization, Faker routed the competition, making plays we had never seen before from a player. It was absolutely clear to anyone watching that this guy was... Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Credo che lo scopriremo... il punto è che LoL al momento è verso il declino, quindi non credo troveremo giocatori... Cioè, qual è il punto? C'è il rischio, a parte in Cina e quelle robe lì, c'è il rischio, ragazzi, che di aver già superato il peak di League of Legends, no? Faker verrà ricordato per sempre, cioè è troppo winning, è stato troppo forte nel momento in cui LoL era in peak contro gente che era broken, no? Tuttora, ragazzi, i mid laner tengono botta, ci sono i mid laner fortissimi, forti tutti coreani, ma ci sono mid laner fortissimi, nulla da dire. Ma se mai nel futuro dovesse arrivare un player forte, dopo il ritiro di Faker, il ritiro di Chovy, il ritiro di altri mid laner, se dovesse apparire un player dominante che magari anche in grado di vincere 4-5 mondiali consecutivamente, secondo voi dove verrà piazzato in confronto a Faker? Perché io credo che il livello overall è destinato a calare. Però se arriva un player più dominant, cosa che non credo, ma non si sa mai, no? Way too close. The exhaust is there, but it's not going to be enough. They are going to fall one after the other in the I think I can mentality. But I think I can. They really can. Live Train. Questo team era incredibile. Era Impact, Benji, Faker, Pumandu, Piglet, Dade. Went undefeated in Champions Winter and swept the finals against Samsung Ozone. As for Faker, he took home yet another LCK MVP award and had established himself already as arguably the greatest. Bisognerebbe tornare indietro, ragazzi, a vedere quelle partite lì per vedere quanto era giovane Faker. Ci guardiamo una partita dei mondiali dei T1 Season 3, Season 4. Although the team dominated international competition at All-Stars 2014, domestically they struggled. Faker maintained his high level of play, but the rest of the team faltered. Sono curioso anche di vedere tipo un team americano dell'epoca. Not only did SKT not defend their world's title in 2014, per vedere i patting. they didn't even qualify for the tournament. This year was the beginning of something new for Faker and the Korean LoL scene. No more sister teams. And of course, the Korean exodus. Najin Sword erano quelli, mi pare. And so many teams being forced to merge, there was a serious concern about the region's international competitiveness. Frost Queen's flame use is by Wolf there too. Just yet another great play by Oh, he got it! How in the world did he get that pentakill? Wow, that was really on the edge as far as time goes, but Faker's like, no, you know what? I want it, and Faker ti giocava dentro la base of Champion Spring, and the Nexus goes down. SKT takes it. Guarda le coreane, puoi guardare quello che ti pare, tanto sono così col cartello in faccia da 10 anni. Sono sempre loro, eh. SKT entered the tournament as the name to beat, and they demonstrated why early on. They ended the group stage with a perfect 5-0 record. But things got shaky. Ma come saluta? Ma come saluta? È Dio, guardalo. Sembra Darkry. 5-0 record. But things got shaky quickly. A few solo kills on Faker, something unheard of at the time. And suddenly it wasn't so clear that SKT was a lot to win. They escaped past Fnatic to face off against China's EDG. EDG took a 2-1 lead over SKT. Ai ai ai. But more crucially than anything, sempre lui! Sempre il Deft! It was while Faker was on the bench with substitute Easyhoon. Facing elimination, the team turned to the Lo sa cosa stavo pensando ora? Se Riot vuole veramente rinnovare il gioco, dovrebbe lavorare su mettere su un team per creare un loro engine grafico, come hanno fatto quelli della saga di Metro che si sono fatti il loro engine. L'hanno già iniziato a fare e verrà fuori nel 2025 la roba lì. And he delivered. Faker locked in LeBlanc, his signature champion, undefeated up to that point. A champ no team considered giving to him. But EDG Blind LeBlanc. had a plan. Let's go. They locked in Morgana mid. The perfect pick designed to counter Faker himself. In the final game, EDG effectively admitted, Faker, you are the best. We acknowledge that with this pick. But if you can't beat us,
we don't think. Sì, ma che compara Evelyn, Morgana, Maokai, cioè, raga, il danno dove lo tiri fuori? Dove lo tiri fuori? Evelyn, Morgana, Maokai, gli fai mezzo MR. LPL's Edward Gaming are the 2015 Mid-Season Invitational Champions. E hanno pure vinto. Mid-Season Randuis Omen. C'ho male al cuore. Frozen Heart Urgot. Com'è cambiato il mondo? For the first time, Faker and his team was defeated in an international best. Prima sconfitta, ragazzi. Sì, ma se ci stanno lavorando da 2 anni o anche 3, penso che ci saranno un botto di problemi. Vecchio, se non lo fanno muore. Non ti abbia capito. Se loro non fanno roba nuova, il gioco muore. Non c'è un se, non c'è un ma. Hanno perso metà dei giocatori da un anno a questa parte. A parte in Cina, al di fuori della Cina. Not only that, he innovated the meta even further with never before seen picks like Master Yi mid. Wow, it's Master Yi. Master Yi. That's gotta be Faker playing the Master Yi. The man who needed no other motivation had an intense fire lit under him. Worlds was next. After missing the previous year's competition, vi ricordate la sconfitta di Faker? SKT was on a mission. Non vedo l'ora del mondiale. Io veramente voglio un altro mondiale, perché voglio quei video che fanno pre-mondiale. Ma voglio vedermi il mondiale live con voi, ragazzi. Voglio vedermi il mondiale live con voi. Non voglio stare in ritardo. Non voglio vederlo il giorno dopo. Non voglio la sofferenza di dover aspettare mentre tutti sanno già. Non ce la faccio. One loss in the entire tournament. That is what I meant to be unkillable. Fitting for the unkillable Demon King himself. Pure MSI, sì, ma l'MSI Riot tryharda di meno perché non è un mondiale, non può dare lo stesso effort. Perché se no il mondiale perde il significato. League of Legends Best Player of the Year award. Despite a rocky start to the 2016 season, the team bounced back hard with a victory at IEM Katowice, and following that with another domestic. Oh no, ragazzi. It seemed that as much as things changed for the org, Svana agosto vuoi fare o no? Anche se mi svano ad agosto io non posso portare la roba live. Bisogna avere i diritti da Riot. E i diritti quest'anno l'hanno presi Lapo e Karen, se non sbaglio. Ci penso io, ragazzi. Faker, giocate best plays. Guarda, ci penso io a farvi godere. Il problema è che il motore grafico è legato al motore di gioco e farne uno da zero, con 160 e rotti campioni, è qualcosa che ha bisogno di svariati anni per essere provato, testato, progettato e tanto altro. Se ci sarà un cambiamento, sarà qualcosa che modifica completamente il gameplay o visual, ma per un certo rimanendo lo stesso motore grafico. Bilsvin, Fernando, io ti ripeto, Riot ha annunciato un cambiamento totale per il 2025. Totale. O lasciano uguale, ma allora mi fanno una mappa nuova. Se dici che non è un motore grafico, allora mi fai una mappa nuova, non mi interessa. Però rischiano comunque di buttare via un gioco, facendo una mappa che non è bilanciata, rischi di rovinare tutto. Tu ci credi? Demonia, io ti ripeto, l'azienda deve avere un minimo di paura per i numeri al di fuori della Cina. Mi rifiuto di credere che sia veramente una ricerca del denaro. Cioè, mi rifiuto di credere che se ne freghino di tutta la fanbase al di fuori, mi rifiuto. Perché semplicemente in Cina l'esport è troppo radicato, quindi continuerà ad aumentare perché sono miliardi di miliardi. Mi rifiuto di credere che anche se il 90% del fatturato è in Cina, non gliene freghi un cazzo del resto del mondo. Anche se hanno dimostrato che di fregarsene del sistema americano, competi e quelle robe lì. Mi rifiuto di crederci. Non possono rovinare tutto. Il totale che voglio è la gente senza neurorini che mi trovo in game che non sa seguire le call. PLS Riot Wake te fa cazzo. Se fanno un cambiamento totale nel 2025 che non sia motore grafico, voglio chat vocale in game, mappa nuova, tutto, qualunque cosa sia, voglio un rework, voglio tutti item diversissimi. Sì, Brian, la chat vocale la voglio. La chat vocale la voglio assolutamente. Voglio veramente un cambiamento così grosso da farmi dire cazzo, a sto gioco non ho mai giocato. Però mantenendo il cuore, no? 3D no. Smite lol.
will not spot him go into the brush. They see. You can see it. You can see it. It was in vision. Mamma mia. Faker with the okey doke. User left to be had, and everyone else able to disengage properly. But now the play towards top side. They do see Faker, and the cocoon's not going to land though. So can they get anything else? The flash Vive? onto his face, looking for a little bit. Forse veramente il pelo più forte. Vabbè, questo era Prime Faker. Questo era Prime Faker, 80 minion sopra all'avversario. Mamma mia, Prey, quanto era forte. Che cazzo era forte il roster dei Rocks. Prey, Gorilla, Smeb. Posso dire che secondo me Bang è molto sottovalutato. Cioè, quando la gente pensa agli SKT dice sempre Benji Faker. Ogni tanto spara anche il Wolf. Bang nessuno lo dice. Look at the wave play coming out from Teddy. Yeah, they have to disengage. This is likely going to be the tower for SKT. RNG knows this is just Ciao, guarda, stavano giocando Zoe i cinesi. And they have no teleports, Flowers. So Faker can just do this for free. Yeah. The recalls take so long. He even gets to see the recalls. SKT, if they had more pokes, they'd actually be able to stop Mord from going back. That's the inhib, and he's out of there. Another TP is going for more. Oh, Mamma mia. It's a triple teleport up into the top side. Triplo teleport. Uzi's going legendary. He's able to find the kill onto the Gragas. SKT are now on the Nexus turret. Well, they get SKT, lo fanno. They play the map right, and they find the Nexus. Mamma mia, che macro. He's the only man left standing. Karsa and Longxing are after him. Sonic Wave will not find the mark, but the pursuit continues. Karsa is stopped in his tracks, but Longxing continues the chase. The claw will not find the mark, and Faker hands him a call and walks away. RNG will not find the ace, but they still found 4 kills on Ragazzi, non solo ho giocato il solo queue, RNG was, they back off. Pull back, handshake. Already used the feathers. Ulti now coming in. Faker trying to outmaneuver the play, but it's just so hard. The point and click stun. Still Faker. No flash should make Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia, che ho visto! Point and click stun. Still Faker. No flash should make his way here. Clean sidestep. What? Manages to dodge away from the Sejuani QW combo, keeps himself alive. Ming had to blow the flash, T1 really trying to force this bot tier 1. Would be first tower of the game, but a lot of things happening on the map. Breathe and Zeus return to this top side. T1 think they have a dragon. RNG just bellissimo, bellissimo. Mo, con tutto il rispetto, ragazzi, ora per questa giocata che sta per fare Faker, io devo fermarmi a guardare la Kiana 0-2-1 Moby Boots americana 3 livelli sotto a Faker 6-0. Voglio cercare di capire se sta cercando di trappare Faker. Non capisco quello che vuole fare da monte in sto momento. Non riesco a capire. Duo is very prominent just because of how much damage and consistent damage that the Yasuo is able to output. So it's something that CG also have to respect. Do they kill Faker, yes or no, Vedius? No. Okay, let's see what he does. 3 on 1, 4 on 1 as Cody's sun comes down. The quickness is used already. Faker's got flash available. He dashes. He doesn't even use the flash. And Vedius, you are a god. You pulled it. Io avrei provato a buttarmi in, sarei morto. Involved in 15 of the 18 kills. Absolute beast for sure. Here's a look at the engage. Guardo Faker. They go straight for frontline. They knock back the Sejuani, and because of the comp this time around, it's easy for them to finish that out. Faker then goes around the back. Nobody's getting out of here. Madonna mia. It's like Faker from the back, Kumiyushi from the left, Ona from the front. They're being flanked when they just shouldn't be. Contento Faker, guarda che roba. È contento, sorride, per quando sorride Faker è GG. Triangolazioni. Vai Jensen, fai vedere un po' di meccaniche americane. Faker 1-3, Jensen 5-1. Va bene. Ah, Faker 0-3 era 0-3. Faker 0-3 a Kali 5-1. che sia chiara questa roba.
Demonia, ti ricordo un po' io, Faker. Ti ricordo un po' me, Faker. So they have a little bit more, but mid lane's gonna have to back in. Moving in, flash forward. Faker does what he can with the petrifying gaze, but it might not be enough. Heal coming through. Faker needs to make his way out. Out comes the flashback. Contract's now in trouble. Faker pushing for a little bit more. Is he gonna get the first blood here? That's it from Faker. Super clean outplay there. You wait until the Rek'Sai going on. Reginald putting some pressure down. Vabbè, è Reginald, ragazzi. Con tutto il rispetto, stavo parlando di Reginald, uno dei player più scarsi nella storia di sempre, che giocava perché proprietario. Down a lot of damage. Reginald goes aggressive, pushes the ultimate, gonna get caught out. Faker gets him down. That was unfortunate. Reggie thought he was about to get jumped on. He actually knock up out of Bengi there. He's watched right at the front trying to get involved. Bengi, oh, blown up. Well, his passive is there to save him. Questo volevo vederlo. Sembra una play di merda, ma è una grande play. Cioè, guardate dove va Faker. Becca Prey e poi Kaita di là. Fenomeno. Hanno tornato un fight con 5k indietro. Oh! Madonna! No, vabbè, lo scioglie. Ma impactiamo. As respectful, they have control wards. If they wanted Rek'Sai around the left, it's around the right though. That's going to be a turret. It's time to pull the trigger. They do so. They grab the turret. Now they can move back to the Mountain Drake. Then they can set up for Baron Vision. The path is clear for 10.000. Me lo ricordo sto fight. Me lo ricordo, l'ho visto castato in spagnolo, ragazzi. They're getting a third Mountain Drake. They already got the first Baron. That was huge for them to Ragazzi, 10.000 gold sotto. Questa è acclarata come una, se non il comeback più grande della storia, e una delle migliori giocate in generale della storia, ragazzi. È incredibile. Di team, eh? Bang, look at it come in. Here comes your initiation. There is oh my God! Shockwave will find them all, and SKT with a hell of a response will take down 4. As all summoners, Faker has Devo rivederlo il grado. Bang, look at it. Lead. They're saving the Drake now. They got two already. Bang is hiding. He's coming. Rakan e Mecha 4. Shockwave, ulti di Rumble a disingaggiare, ma... Mamma mia. È impossibile. All summoners, Faker has ulti. Will they try? A Jinx and a Tahm Kench versus a team of Baron. You've seen this before. The charm flashed away by Yumi. Ma io non ho detto che è una giocata di Faker, eh. Ho detto che è una delle più grandi giocate in generale di team. And a Tahm Kench versus a team of Baron. You've seen this before. The charm flashed away by Yumi Yushi. Faker looking to get in from the back of the pit. Frozen Tomb available for him. RNG calling T1's bluff, and Faker finds them all. Yumi Yushi, Carrier, and Faker will not go quietly into the night. Form is temporary. Faker is forever. Oh my God, T1! Mamma mia, Carrier. Senza pietà. Carrier is even going to chase him down and take down Way. You hear Boot. Not sure if the W or the Shroud is on cooldown, but here he comes. Comes the Q. Walking into the Shroud, waiting for his jungler to arrive. Just waiting. He has so much time from the Shroud, and now they're committing to the fight. They want to get a Xiaohu flashing out. Faker flashing out. Way in the area, though. Way wants to finish the job. Shuriken flip over the wall. Raptor free aggroing. Little auto attacks. No, come fa a scappare qua, Trying ragazzi? to knock him down, but it will not happen. Xiaohu stepping forward is a big risk. Faker going over the wall. It's a massive escape. Does he have the execute? Dà la kill alla torre. He needs to get towards this tower. Way doesn't have flash. The tower, trying to get away from it, Faker. Whoa! I have never seen a player die so well. Right now, T1 are on the precipice of finding themselves as the victor once again. By Caps. Looking for a kill onto Faker. Okay. Bubble is going to go down as let's see whether Faker finds the right spot. He doesn't. He's going to flash into the flashes over the wall. Oh my God, that was... Questo l'ho inventato io. Perché la fa Faker, player incredibile? L'ho fatto 20.000 volte, l'ho fatto! L'ho fatto 20.000 volte! Nessuno mi dà del Faker quando faccio io ste robe! Ma scherziamo! Sono la leggenda, sono!
kills? Yeah. Oh. Allora, ho fatto 20. È la mia signature move. He's stolen the flash, so he has it at the ready. Is now Faker. He can execute. And there is no way that it can be answered. That was so many. This is the Reddit light. That's the Reddit light. It's the montage juke that you're like. There's no way that would work. I remember seeing that like 6 years ago or something. It was like, well, that looks cool from that guy that was playing. Sono ingiustamente trattato male. Where you're literally just like, I can outjuke them by staying. Sa che dopo sto video mi vado a iniziare. Forse mi faccio un'oretta di Elden prima di guardarmi un game. Quando iniziano i playoff? Quando iniziano i playoff, ragazzi? Europei. Trying to lock down Arrow, gets him with the never move, and Faker is gonna stay alive. No, senza evocare. Tether coming down on Johnny as well. He goes in for the headbutt, but cannot find the damage, and it looks like he's gonna fall as well, and he does. Faker has flashed this entire time, waits for the zone, waits for KT to fully commit to a bad fight where they could never have as many members as SKT. And poverino qua, being so steadfast on his summoner spell cooldown has always been a trademark. In disengage, by the way, sitting on that QSS, that's a flash impale. Paramata, flash ulti di Tankenji. Chain of corruption has already been used. I G2 Prime, ragazzi, qua. G2 Prime. Chance of crystal arrow to the face, and Fake has been able to join the fray. 5 members of G2 trying to push forward, but the minion wave is getting obliterated. Massive! Manages to steal the null. Faker turns around. He hijacks G2's chances. Listen to that crowd. Mamma mia, che ho visto. Turn it around. That was absolutely insane from Faker. That by G2, they have top lane pushed in, they have bot lane pushed in. Everything looks great for them, and G2's like, right, let's find this quick. Guardate Silas. Hasn't hijacked an ability just yet. Sees Wander, rolls in. Da solo, eh. Da solo ha fatto quel fight, da solo è una persona. La fa verso il muro, ragazzi, non rompete il cazzo, avete sempre la roba per criticare, trovate. Una volta che fa una roba buona, Faker, rompete il cazzo. Cosa dovete fare voi? Se avete Silas voi vi incartate guardando le play, guardate i tasti mentre li cliccate perché non sapete qual è la Q, la V, la E, la R. That petrifying gaze so beautifully, I almost couldn't see it. Let's watch this one again. Let's see how Faker does. Wait for the animation, comes now, flashes. Non so che cazzo tasto cliccata, fammi vedere lo step. Let's watch this one again. Let's see how Faker does. Wait for the animation, comes now, flashes. What the fuck? Beautiful. This is Ribbon mechanics. Getting Genji back into the game. And Genji, I mean, I feel like they're ahead right now. They're down in gold, but because of the way that Infernal Dragon giving over so much in terms of stats, I think Faker's dead, actually. Oh, he's gonna manage to dodge that. He's still dead. Yeah, he's still dead. E ninda lì Renekton, raga. You can go. Wait, hold on. Oh, never mind. Okay, he's gonna get turned around. Now Effort is angry. Oh mio Dio. After what happened the last couple of kills. Here comes Kana. What the teleport the out fuck? of Genji is so late. I don't think he's gonna get there on time. He gets Non credo sarà una buona play da parte di Genji. BDD trying to go 1v3. He is incredibly strong right now. He's vivo. gonna get that nuke ascent. Oh, arrow though from Gumayusi. Faker! Take BDD. Ma ha fatto un arrow Gumayusi? Mamma mia. Ma è T1 vecchi, ragazzi. Vabbè, anche quelli attuali. T1 veramente spettacolo da vedere. I T1 sono sempre spettacolari da vedere. To the side of T1 out of nowhere as they turn around the dive in the bottom lane. Gister, quando non lodi Faker ti flammano, quando lodi Faker fanno lo stesso. Sì, infatti mi fa morire questa cosa. Fa morire anche a me Black Soul, e quello è il problema. Anche a me fa morire. Per quello ti ho detto che non posso dire niente di nessuno, che tanto la gente mi dà contro. Gister Shash, grazie del follow. Interestingly, Teddy is electing into the Iceborne Gauntlet, but the only real threat of look at Faker. He's trying to go 1v2 and bait that one out, but the flash knockup comes in, and Glenn is late, but it doesn't matter. He cataclysms the clone, and Faker gets away. Mi flammate perché volete bene, fatelo finché potete. Che potete permettervi di farlo. Coming in, the chains are gonna line up. Faker dodges it again.
Ad agosto torna il periodo del terrore. O settembre, forse mi sbaglio. Ad agosto torna comunque a settembre. Tra un paio di mesi tornerà il periodo del terrore. Il re assoluto. Il divino. Il macro god. He'll have his teleport. They can turn it into a 4 vs 5 at Baron. If Fnatic are not careful, they will take too much damage from Baron. They have to take this Baron down fast. You can see Mandu off the side. He's got Stranglethorns available if he wants to just throw it in there for some interference. Faker's looking to maybe try and make a play. He's gone in. He's gone for Cyanide. He wants to try and pop him down. Maybe enough. He gets Cyanide down before the Baron. Sta fake. Dov'è Faker? He's gone in. He's gone for Cyanide. He wants to try and pop him down. Maybe enough. He gets Cyanide down before the Baron drops. The Baron is so low. It's going to get stolen away by Faker. This is tragic for Fnatic. Faker is going to get dropped there. What's a... Cioè, ragazzi, è incredibile. Cioè, se io guardo la draft, vedo Caitlyn Leona contro Vayne Zyra. Cioè, vorrei essere la botlane dei fanati. Vorrei essere quella Leona. Ve lo giuro su Dio, andavo 15-0 2v2 andavo. Poi vedo Cassidy contro Zed. So important that they took the early objectives because Orianna is never grouped with a front line in front of her to put the ball, to cancel out the death mark. Faker has been out of position because it's very hard to have position, and we hear an ultimate pop and we see a turn. Yeah, Dredgeline coming through. Big equalizer! To have position and we hear an ultimate pop and we see a turn. Dalla vision qui, ragazzi. Big equalizer! Shockwave comes through Faker! Ma anche qui, ragazzi, sono 10k indietro. See a turn. Yeah, Dredgeline coming through. Big equalizer! Wave comes through Faker! Just absolutely devastates the ranks of KT Roaster. A triple kill for him. Pawn trying to get out with his life, but it just doesn't look very likely. And good God! Mamma mia, ragazzi, cioè 10k indietro. Questo, ragazzi, la conosciamo tutti. Ah, l'hanno tenuto come play finale. Tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the cleanse, look at the moves. Faker, what was that? Faker with a huge play, the QSS. Ce n'è una? No, è finita.